Ognuno di noi ha delle qualità più o meno spiccate. Sicuramente una che mi appartiene è quella della creatività. E lavorando nel campo della comunicazione da circa 10 anni mi è capitato tante volte che un cliente mi dica: guarda, occupatene tu che hai creatività. E questo non mi succede soltanto al lavoro. Tante volte mi è capitato, quando si trattava di scrivere un bigliettino di compleanno, di matrimonio, che gli amici mi dicessero: occupatene tu che hai fantasia. E questo ci dimostra che la creatività non è utile soltanto al lavoro, ma anche nella vita di tutti i giorni. Col passare del tempo e continuando quelle che sono le ricerche nell'ambito della fantasiologia, mi è diventato sempre più chiaro, e questo lo scopriremo anche insieme, che molto spesso quando le persone dicono di non avere fantasia o creatività non è che non l'hanno, ma semplicemente nessuno gli ha spiegato come svilupparla. Siamo quindi qui per questo, per cercare di capire come sviluppare queste qualità fantasiologiche e creative che tutti noi abbiamo, e quindi cercare di superare questa convinzione tale per cui con la fantasia ci si nasce oppure no, e che quindi qualcuno è creativo e qualcun altro no. È ora di cominciare a sperimentare effettivamente qual è il nostro grado di fantasia, qual è il nostro punto di partenza. Lo facciamo con un esercizio molto semplice. Ora prenderò il gesso e traccerò uno schema che vi chiedo gentilmente di riproporre. In questo quadrato faremo 9 puntini. Vi chiedo ora di prendere un foglio e una penna e di riproporre questo schema. Cercate di mettere i puntini più o meno nella stessa posizione in cui li ho messi io, la foto vi aiuterà. Ora, quello che vi chiedo di fare è collegare i puntini. Per farlo vi darò, 2 minuti. Quindi tra poco partirà un countdown durante il quale dovrete cercare di collegare questi puntini. Vi do un consiglio: non fatevi troppe domande. Gli esercizi che faremo insieme non hanno bisogno di domande, hanno bisogno di libertà, di istinto molto spesso, e seguite semplicemente quello che vi ho chiesto, ovvero collegate i puntini. La musica che sentirete in sottofondo durante il countdown è del tutto originale, è una mia composizione improvvisata che costruirò qui per voi. La mia casa è piena di strumenti musicali che non so assolutamente suonare, o comunque sia rendono l'ambiente un pochino più vivo, no? Ora avete collegato i puntini? Bene, chiamiamo questo quadrato 1. Ora
Vi invito a ripetere questo schema altre 2 volte, ovvero ritracciate lo stesso quadrato e gli stessi puntini e poi collegateli in maniera differente. Quello che essenzialmente dovete fare è riproporre ancora una volta questo disegno identico come lo avete fatto la prima volta e poi cercare di collegare i puntini in maniera diversa rispetto a come lo avevate fatto nel quadrato 1. Quindi avremo un quadrato 1, che è quello che abbiamo appena disegnato, e poi il 2 e il 3. Ora non starò, a intrattenervi con altre mie invenzioni musicali e quindi potete semplicemente mettere pausa nel video e riprendere quando avete fatto. Bentornati e ora andiamo a vedere che cosa possiamo osservare da questo esercizio. Quello che succede quando ci viene proposto un esercizio del genere, per la maggior parte delle volte accade questo. Ovvero, tendenzialmente si parte dal puntino a sinistra e si procede verso destra e poi verso il basso. Si vanno a collegare tutti quanti i puntini senza lasciarle libero nessuno e poi tendenzialmente si utilizzano delle linee rette. Ma perché? Beh, in verità la questione sta tutta in una parola: abitudine. Partiamo tendenzialmente dal primo puntino a sinistra e andiamo verso destra e poi verso il basso perché siamo italiani e quindi tendiamo a leggere e a scrivere ovviamente partendo da sinistra verso destra e quando scorriamo un paragrafo andiamo verso il basso. Poi oggi come non mai con lo scroll del cellulare siamo abituati a questo tipo di visione a scorrimento. È l'abitudine alla scrittura e alla lettura che ci porta ad avere questo tipo di comportamento, un comportamento che è strettamente culturale. Mi ricordo, per i nostalgici, che non fu facile per me cambiare abitudine. Non so se qualcuno di voi è appassionato di manga. A me piaceva tantissimo Arale e mi ricordo che quando dovetti imparare a leggere nella direzione opposta e quindi cambiare totalmente il mio modo di leggere fumetti non fu così facile. Questo significa che ci sono delle abitudini che non facilmente, tra virgolette, riusciamo a superare e che si innescano automaticamente. Perché abbiamo collegato i puntini tendenzialmente con una linea retta? Perché c'è un retaggio legato alla memoria, la memoria fondamentalmente di quello che ci dicono sin da piccoli: collega i puntini, troverai una forma. E siccome questa è una puntata molto nostalgica, poco tempo fa ho ritrovato questo bellissimo poster di un personaggio che qualcuno di voi degli anni 80 conosce, che è Pucci. E proprio dietro c'era il gioco famoso del collega i puntini. Ve li ricordate, no? C'erano dei numeri e noi dovevamo collegare con delle linee puntini per ottenere una figura. Tendenzialmente si trattava quindi di linee rette. Questo fa parte del nostro bagaglio culturale. Ed inoltre, perché delle linee tendenzialmente rette? Perché è la via più facile, più dritta, più breve. Vi ricordate anche quelle scatolette carinissime dei Lego, delle costruzioni, dove alla fine, no, c'era una figura da costruire? Beh, se dopo aver montato quella che noi pensavamo fosse la figura mancava un pezzo, chiaramente a quel punto eravamo un po' arrabbiati perché ci rendevamo conto che se un pezzo era rimasto fuori avevamo sbagliato qualcosa. Abbiamo la tendenza a completare il nostro quadro e a pensare che se qualcosa rimane fuori, beh, probabilmente c'è un errore. Quindi è per questo che abbiamo agito in questo modo, abbiamo collegato tutti i puntini. Ora osserviamo invece che cosa è successo nelle composizioni 2 e 3. Che cosa è evoluto?
Avete magari utilizzato un tipo di linea differente, avete cominciato magari il vostro disegno da un pallino, dal puntino più in basso, a sinistra e non a destra, oppure avete lasciato qualche puntino fuori, o addirittura non avete lavorato con delle linee ma avete creato dei sottoinsiemi di puntini. Sicuramente mi interessa molto vederle e magari potete anche inviarmele. Quello che possiamo osservare per ora, quelle che sono le composizioni successive, quindi la numero 2 e la numero 3, è che probabilmente avremo fatto qualcosa di diverso, abbiamo creato delle nuove relazioni, quindi è come se fossimo andati oltre quella che era la prima, il primo impatto con questo tipo di esercizio, nel quale abbiamo seguito fondamentalmente l'abitudine. Se avete creato nuovi modi di mettere i puntini in relazione, avete creato nuovi collegamenti e nuove configurazioni, avete utilizzato in qualche modo la vostra fantasia. Che cosa è successo fondamentalmente nella nostra testa quando abbiamo deciso di andare oltre quelle abitudini e quindi di partire dal puntino in basso rispetto che da quello in alto? Proviamo a vederlo insieme utilizzando sempre il nostro schema. Immaginiamo che questa sia la nostra mente. Se ci chiedono che cos'è questo, noi rispondiamo che è un bicchiere. Non c'è dubbio, non c'è assolutamente dubbio, questo è un bicchiere. Abbiamo usato la percezione e abbiamo creato un collegamento tra un'immagine e un concetto che abbiamo nella nostra testa. Quindi abbiamo seguito l'abitudine. Ecco qua. Questa è l'immagine del bicchiere e questo è il concetto di bicchiere. È un collegamento che ormai nella nostra mente possiamo definire come un solco, e poi approfondiremo questo concetto chiaramente. Cioè, sin da quando siamo bambini ci viene detto che un oggetto con caratteristiche simili a questo qui è definibile come bicchiere, e così si crea un solco, un collegamento. Ma se invece di questo collegamento decidessimo di fare un altro tipo di collegamento, ad esempio, abbracciassimo altri concetti, altre immagini nella nostra mente, e allora a questo punto un bicchiere potrebbe diventare, che so, uno strumento musicale? Tanti bambini lo fanno e di questo parleremo anche molto più avanti. Quello che abbiamo fatto è appunto creare una nuova relazione tra concetti che stanno nella nostra testa in maniera totalmente differente, ovvero bicchiere e strumento musicale, suono. Quindi siamo andati oltre quello che era il solco mentale fino ad ora costruito dall'abitudine. Collegare puntini, sembrava una cosa banale fino ad ora. La cosa interessante è che invece abbiamo scoperto come in verità questa mappa di collegamenti ci racconta in maniera molto efficace come ragioniamo nella nostra mente, come mettiamo in relazione i concetti. Ci sono delle relazioni che sono guidate dalle abitudini e quindi si possono scardinare con l'esercizio per ottenere delle nuove configurazioni. In verità questo esercizio non è del tutto farina del mio sacco, ma deriva da quello che io definisco una delle Bibbie della fantasiologia. Viaggio nella fantasia di Bruno Munari è uno dei pochissimi libri che tratta in maniera specifica il tema della fantasia. Esistono infatti pochissimi autori che si sono occupati in maniera sistematica a questa che io ormai definirei una disciplina. Munari ha scritto questo libro ispirato dalla mappa degli orari del treno, dove c'erano tutte le località tracciate con un puntino e vari collegamenti ferroviari, e quindi lui si è immaginato come questi puntini, nello specifico 21, lui utilizza 21 puntini che sono quelli che vedete anche sulla copertina, potessero diventare come le tappe di un viaggio fantastico, un viaggio dove ogni volta si possa in qualche modo collegare i puntini in maniera differente e in maniera differente quindi costruire delle nuove configurazioni.
Quello che ci dice Munari è semplicemente una conferma di quello che stiamo scoprendo, e cioè che concetti, le idee e tutto quello che noi assorbiamo dall'esterno e che si immagazzina nella nostra mente tende ad entrare in relazione fortemente condizionato dall'abitudine, e grazie alla fantasia noi possiamo tracciare delle nuove mappe. Mi auguro che facendo questo esercizio più e più volte possiate scoprire come semplicemente collegando in maniera diversa degli elementi si possano costruire nuove mappe di pensiero, nuove modalità di vedere le cose. Fantasia significa quindi mettere in relazione i concetti ed elementi che abbiamo nella nostra mente in maniera diversa, nuova e innovativa, per creare delle nuove mappature, dei nuovi pensieri, e da questa fantasia scaturisce poi la creatività, che è praticamente la capacità poi di concretizzare quelle che sono delle intuizioni fantasiologiche. È come una scintilla quella dell'innovazione, che nasce dalla combinazione di qualcosa che per la prima volta si relaziona in maniera nuova, in maniera inaspettata. È come la nuova relazione che riusciamo a creare con i nostri puntini, è come il bicchiere che diventa uno strumento musicale. Quindi, per concludere questa nostra chiacchierata, voglio leggervi una citazione di un personaggio che con la creatività ha avuto molto a che fare. Creatività significa semplicemente collegare cose. Quando chiedi a persone creative come hanno fatto a fare qualcosa, queste si sentono quasi in colpa perché non l'hanno fatto realmente, cioè hanno semplicemente visto qualcosa e dopo un po' tutto gli è sembrato più chiaro. Questo perché sono stati capaci di collegare le esperienze vissute e sintetizzarle in nuove cose. Steve Jobs.